Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario o ascendente Sagittario o anche Luna o Venere in Sagittario. Vediamo quali sono i messaggi per te in questo momento. È un video sempre valido, sono messaggi senza tempo che ti devono arrivare in questo esatto momento, che stai vivendo una determinata situazione o qualsiasi cosa tu stia affrontando adesso nelle prossime ore. Allora, andiamo a vedere, partiamo dagli oracoli. Cosa hanno da dire gli spiriti per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario? Ascendente Sagittario, Luna Venere in Sagittario. Ribelle, ti stai ribellando a qualcosa, ti sento con questa voglia di ribellarti a degli schemi probabilmente. Velocità, caspita. Qualcosa di molto accelerato sto sentendo, sono in arrivo delle energie molto forti, molto accelerate che stanno prendendo animo da te. Ti stai ribellando a qualcosa o ti ribellerai a qualcosa e questo genera velocità. Comunicazioni, infatti te lo stavo per dire, sono uscite delle comunicazioni, troppe carte, no? Una alla volta. E in arrivo un'energia molto veloce. Primavera, stiamo registrando questo video in primavera, proprio adesso. Qua ci sono delle perdite, un senso di perdita, di carenza a cui ti stai ribellando. Potrebbero essere delle comunicazioni che stanno arrivando che ti fanno percepire una carenza. Allora, bisogna allearsi con la divinità in questo momento, no? Qualsiasi cosa accade, adesso lo andiamo a vedere con i tarocchi. Oppure puoi già aver vissuto un senso di perdita o di mancanza, perché mi è uscita insieme alla primavera, e quindi di conseguenza è come se questa perdita, questa mancanza era solo apparente, perché sta facendo germogliare con la primavera nuove comunicazioni, frutti, velocità. Velocità, vediamo di che cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Ci mettiamo questi, vediamo. Cosa hanno da dire gli spiriti con gli arcani? Re di denari mi parla di stabilità, mi parla della possibilità di stabilità. Ruota della fortuna sotto la velocità. Eccolo qua il 7 di bastoni. Ok. 10 di coppe. Hai già vissuto la sensazione di carenza o di perdita, perché sta arrivando una grande felicità per te, comunicazioni che rimettono, comunicazioni che rimettono in moto le cose. Grande felicità, può essere felicità in famiglia o felicità con un datore di lavoro o circostanze a livello che riguardano la tua stabilità, può essere una persona molto vicina a te. Può essere una persona molto vicina a te. Però c'è stato un blocco, ci può essere un blocco, 7 di bastoni. Blocco che vuol dire? Blocco di comunicazioni, no? Degli eventi che portano a dei blocchi, eventi che portano blocchi riguardanti la stabilità. Però assolutamente comunicazioni che si sbloccano. Quindi queste circostanze che hanno portato a una sorta di perdita, un senso di mancanza, no? Ecco, magari per situazioni bloccate, si sbloccano ad una velocità istantanea. Già nel momento in cui guardi questo video probabilmente l'hai già vissuto. Tu hai detto no a qualcosa, ci sono dei chiarimenti che portano felicità, chiarimenti che portano felicità e stabilità, o in famiglia, o nel lavoro, sblocchi in seguito a dei blocchi. Vediamo che cos'altro ci raccontano.
Sette di coppe, cioè sei stata un po' in confusione di nuovo per delle cose che sono state dette, per dei limiti, dei blocchi riguardanti magari la vita pratica, no? Regina di spade. Allora, qua c'è stato un litigio con qualcuno riguardante qualcosa che non si muoveva o andava lento o riguardante il lavoro che ha portato confusione, una situazione di tensione. Perché il chiarimento che arriva porta alla concretizzazione di maggiore stabilità, va bene? Può esserci stata un po' di timore, un po' di ansia rispetto a un chiarimento, rispetto delle cose dette, però qua vedo il potenziale di risoluzione per questa concretezza che arriva ed è stabile, va bene? Che cos'altro? 4 denari, ti vedo infatti un po' sulla difensiva, c'è stato un trattenersi, no? Un trattenersi. Il Papa, questa è una lezione spirituale da integrare, un discorso. Allora, qua si ufficializza qualcosa, il Papa mi parla di ufficializzazione, di sistemare cose, di prendere posizione, e si apre un nuovo cammino, si prenderà una decisione molto chiara e molto netta, e nonostante ci siano state un po' di remore, un po' di chiusura in merito a questo che è accaduto o può accadere nelle prossime ore, però assolutamente vedo la comunicazione che stavi aspettando e ehm, cioè non devi avere né timori né paure, questo mi stanno dicendo, va bene? Perché, allora io ti dico anche un'altra cosa, non devi avere timore di prendere tu una decisione importante, perché questo mi stanno raccontando, non chiuderti, non aver timore di prendere una decisione importante, perché la cosa positiva adesso anche qui è che avrai tu la scelta, il diritto di scegliere, cioè mentre prima magari il 4 di denari no, non posso scegliere, ho questo, quello che ho è questo, no, avrai tu la possibilità di scegliere. E si farà un discorso molto importante qua. Vediamo. C'è una rinascita qua, il giudizio mi parla di comunicazioni e della rinascita. Comunicazioni, rinascita, presa di decisioni. Fatti guidare solo dal tuo intuito in queste decisioni. Ci sono delle papa e papessa, tra l'altro. Allora, da questa tensione nasce qualcosa di più adulto, di più maturo. E allora vengono fuori, si parla di ciò che era nell'ombra, viene fuori ciò che era nell'ombra. Fatti guidare dalla tua intuizione, perché prenderai la giusta decisione. E si compie un ciclo e tu hai successo. Si compie un ciclo e tu hai successo e quello che arriva genererà stabilità a lungo termine, arriva per restare questa stabilità. Mi spiego? Ok, vediamo cosa ti dicono questi oracoli. Immaginazione. Allora, l'immaginazione è un potente attivatore della realizzazione dei tuoi obiettivi. Allora immagina come se tutto già fosse pienamente riuscito per te. Lo stai immaginando questa cosa? Immagina come se fosse tutto pienamente riuscito e affidati alle forze interne che ti porteranno a prendere la giusta decisione. Va bene? Quindi questa carta dell'immaginazione è molto forte. Ti stanno focalizzando l'attenzione sul tuo potere creativo. Sì, sii un idealista, pensa in grande, ti stanno dicendo, immagina in grande e addormentati questa notte come se fosse
proprio già accaduta la cosa, come la tua immaginazione, la pianificazione del 2 di bastoni e la tua saggezza interiore della papessa, anche se sei uomo, ti sta guidando a fare, ok? Perché questo è in arrivo. Vediamo cos'altro ti dicono queste. Anzi, queste voglio mettere. Le molte vie, questa è una carta che ha a che fare con il tuo libero arbitrio, cioè come scegli di relazionarti a ciò che ti accade, perché il karma non è dato tanto dagli eventi che accadono, quanto da come ti relazioni a ciò che ti accade, da cosa ti narri di quello che ti accade, cosa ti racconti. Allora, questa è la decisione che finalmente puoi prendere tu. Qua tu puoi prendere finalmente la decisione di guardare da un'altra parte, guardare avanti per avere il successo che vuoi realizzare in questo momento e che le carte hanno già visto con il 10 di coppe e l'asso di spade, queste comunicazioni che portano calore, gioia, felicità ad un momento di blocco. Quindi io ti consiglio vivamente di farti la formula pentacolare che trovi nel Magia Pratica 11 rispetto a un blocco che puoi vivere adesso nelle prossime ore, affinché tu possa avere le idee che vengono direttamente dall'intuizione e l'immaginazione creativa che porta alla realizzazione di questo compimento, di questo successo. Ok? Ok, adesso vediamo cosa ti dicono queste. Perché accade quello che accade con le carte Dime perché? O perché sta accadendo in questo momento? Per mostrarti la forza del tuo spirito, eccola qua la papessa, per mostrarti la forza del tuo spirito, ok? E la ribellati al vecchio modo di approcciarti alle idee, alle cose, scusami. E ciò che è percepito come perdita, come carenza, in un batter d'occhio si trasformerà in un compimento, in un successo e in questa felicità. Ok? Vediamo con questi cosa ti dicono. Conflitto di separazione, sì, mi parlano di questa tensione, identità, rinasco delle ceneri, c'è una rinascita in base a questo conflitto di separazione o di movimento improvviso che porta o che sta portando in queste ore a una separazione o una difesa, ok? La rinascita, mi dicono, la rinascita, ma devi ribellarti al vecchio modo di approcciarti alle cose e vedrai questo compimento. Vediamo cos'altro dicono queste. E infatti gli opposti, qua ci sono due persone che si danno le spalle, questa tensione, un conflitto, questa separazione è per integrare l'aspetto in ombra che tu hai attraverso l'altra persona. E quindi qua c'è visione della situazione reale, procedere senza esitare, gioia. Questa integrazione, vedere le cose da un'altra prospettiva, basta che fai la formula pentacolare, si riallinea da sola. Porta questa gioia qui e dà una separazione, dà una sensazione di distacco, nasce una nuova identità, qualcosa di nuovo che porta a questo compimento. Ok? E vediamo cosa ti dicono queste altre. Determinazione, sì, sì, devi essere determinata o determinato, momenti di amore e bontà, le difficoltà saranno superate, risveglio spirituale. Le difficoltà saranno superate con determinazione. Gli opposti si integrano, ciò che non vedevi dell'altro viene acquisito in te e si scioglie qualsiasi tipo di situazione. Va bene? Vediamo cos'altro ti vogliono dire questi.
sono uscite il nobile volo di nuovo l'araba fenice. Rinascerai qua, rinascerai. Ispirazione, guarda quante volte mi mettono idealismo, immaginazione, verrai ispirata nel fare un atto creativo, qualcosa di diverso dal solito, con la ribellione al vecchio modo di agire, no? Il bivio, decisione necessaria, bivio, decisione e scelta necessaria, quello era il Papa, dove ti ho detto che finalmente puoi prendere tu la decisione, non sei costretta o ristretto in poche possibilità con 4 di denari, avevamo il Papa con i 2 di bastoni, puoi prendere tu la scelta, farai tu la scelta di andare, di seguire un impulso intuitivo che ti permette di fare la scelta giusta per avere questa felicità, ok? Quindi tu non ti devi preoccupare. Se mi fai la formula pentacolare adesso in merito alla, aspetta, mi scordo le carte, alla situazione, entri proprio in questa energia di straordinaria, di realizzazione, va bene? Vediamo cos'altro ti dicono questi altri oracoli. Realizzazione, te l'ho detto. Non hai bisogno dell'approvazione di nessuno per perseguire e realizzare il tuo scopo. Abbraccia il tuo viaggio unico e fidati che ti sta conducendo dove devi andare. E questa è la ribelle di prima, no? Questa grande velocità che sento. Laddove vedi intoppi o stai vedendo intoppi, tu vai, non ti preoccupare perché si sta realizzando una grande cosa. La chiamata di un lavoro, la chiamata di qualcosa. Qua vedo gioia, felicità per una chiamata e qualcosa che hai percepito inizialmente come perdita. E c'è questa grande realizzazione, va bene? Vediamo qual è la porta che si apre o cosa ci vogliono dire l'oracolo delle porte. Comunicazioni e comunicazioni, Hermes, sblocco, comunicazioni e comunicazioni di ciò che era bloccato, va bene? Ragazze e miei ragazzi, io non aggiungo nient'altro perché è una bellissima stesa di sblocco. Quindi detto questo io concludo qua, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.